who believes in the existence of extraterrestrial, or is there any conflict with this faith? No, there is not any conflict. It's understandable to believe in them. And nowadays, at this very point, and this is valid for every one of us, it's necessary to accept that there is some reality behind extraterrestrials and the flying saucers, behind the so-called ufology in a general sense. And we should believe, and not only because of faith. I mean, we should not deny the existence of this phenomenon, and of course its implications. And this is because there are already so many witnesses. Today maybe thousands of them, thousands of witnesses. And for that, to deny systematically and giving to all of this sense of suggestions to frauds or well insanity is not fair. By doing so would mean to destroy the value of human testimony and the fact of the existence of other beings and the kind of beings they could be, maybe lower than us in nature, or well, beings of the same nature than us, beings like ourselves, or well, superior beings. And all of this is possible, all the three choices are possible. And everything I just said is not against the religious teachings. The head of all the universe, even with extraterrestrials, even with this so-called bios flying saucers, the UFOs and so on. The head of all of these things is always Jesus, because he is the king of the universe. And then, when science will be able to give scientific proof of the real nature of these beings that are extraterrestrial, and when obviously these contacts will become more frequent and also more divulgated to all of us, not only the fact of the contact itself, but also letting us know the nature of these extraterrestrial beings, then it's obvious that the Church will know how to conciliate, with no doubt, its statements of today referred only to our days, to the beings we are, from centuries or well millenniums, human beings that we are maybe from thousands of millenniums, with the time that will be conciliated all the truths that today are limited for our human understanding. Padre Balducci, allora, lei che cosa risponderebbe a quanti sostengono che gli alieni sono già fra di noi? Non si può più pensare è vero, non è vero, sono veri o sono falsità, ci si crede o non ci si crede, no. Oramai ci sono varie considerazioni che fanno dire con certezza che l'esistenza di questi esseri c'è, non si può dubitare. Magari si potrà dire che su 100 fenomeni ce ne saranno, anche se si dicesse 99 non veri e uno vero, c'è quell'uno che dice che certi fenomeni esistono. Quindi questo è il primo problema, non rientra più nell'ambito della prudenza umana, dubitare, perché la prudenza dice di essere prudenti, ma non di negare. Con quali conseguenze sotto il profilo della religione, della filosofia? Non ci sono non c'è alcuna conseguenza negativa, tutto è contemplato, mica il Signore ci ha rivelato tutto. E quindi si può pensare benissimo, anche alla stessa redenzione umana, Cristo rimane sempre il centro dell'universo, ma nell'universo c'è tutto, non solo il mondo, ma ci sono le migliaia di stelle, le migliaia di galassie e ci sono, non voglio adesso dire i numeri, ma indubbiamente si può pensare e ragionevolmente a questo punto, ed entriamo qui nella seconda questione, come si spiegano, alla esistenza di altri mondi abitati. In che maniera abitati? Da chi abitati? Vede, c'è un detto che risale ancora a secoli fa, natura non facit saltus, la natura non fa salti, cioè c'è il regno vegetale, il regno animale, il regno umano e il regno angelico, le uniche cose, 4 regni che conosciamo, 3 sono naturali e li vediamo.
tra l'uomo, l'essere umano e l'angelo c'è un salto un po' grosso da fare. Ecco perché già con questo argomento della convenienza, che è illustrato molto bene da San Tommaso, uno dei più grandi teologi, è probabile, è verosimile, ecco, più che altro, che tra l'uomo, che ha già uno spirito in sé, ma povero spirito, è soggetto alla materia in una maniera incredibile, basta alla sera uno sente il bisogno di andare a letto, mentre l'anima non ha bisogno di dormire, basta una piccola malattia, insomma, è talmente imprigionato. E l'angelo, che è solo spirito, è verosimile che ci siano altri esseri i quali abbiano un'anima, diciamo così, che è meno legata, meno subordinata al corpo. E un'anima di questo genere è ovvio che può compiere progressi che noi, per quanto ne facciamo tanti in questi ultimi decenni, non saremo in grado di compiere.